Ciao, salve a tutti! Come sconfiggere un narcisista in amore? Perché un narcisista ci sembra un essere così inscalfibile, irriducibile, impossibile da cambiare, così difficile da gestire? E lo è veramente così difficile da gestire, da trattare, da relazionarsi con lui? Intanto, per chi non mi conosce, sono la prima consulente relazionale in Italia specializzata in relazioni tossiche con personalità difficili, narcisistiche e simili. Quindi l'osservatorio dei casi è in assoluto il più vasto. Ho aiutato migliaia di uomini e di donne a liberarsi da vincoli affettivi, a gestire relazioni difficili con personalità narcisistiche e manipolative e alla riconquista dell'ex o della ex, valutando prima quanto ne valesse veramente la pena. Senza contare che la maggior parte dei temi di cui ora si parla tanto sul narcisismo provengono dalla mia personale esperienza e ricerca. Dal tema dei ritorni del narcisista, il narcisista torna sempre quando chiude definitivamente, non ti cerca più, quando ignori, rifiuti il narcisista, il farsi lasciare o lo scarto indotto del narcisista, la sessualità del narcisista, come si comporta nelle diverse ricorrenze, vedi di San Valentino, Natale, il funerale e così via, le frasi del narcisista, il narcisismo femminile o i genitori, i figli narcisisti, il silenzio punitivo, come l'ho definito personalmente, e la maggior parte dei temi sul narcisismo di cui si parla attualmente. E attenzione ai replicatori seriali indebiti di questi temi. Il narcisismo è ovunque, questo non mi stanco di dirlo perché è importante da capire, così come è importante capire che questi esseri replicanti, li ho definiti anche così in un vecchio video, alla fine replicano prima di tutto loro stessi, anche perché sono molto carenti di originalità, di pensiero, di modo di vivere, di concepire la vita, di concepire il mondo. Per questo hanno sempre bisogno di rifarsi a modelli preesistenti da fare loro e sono spietatamente machiavellici e strumentali, senza scrupoli, anche proprio per sopperire alla carenza di intelligenza, molte volte e almeno a livelli più alti, e di creatività a questa limitazione con gli espedienti dei più svariati, soprattutto materiali. Alla stregua di tutto questo non dovrebbe essere difficile sconfiggere quindi queste persone malate di protagonismo, di egotismo sfrenato, oltre che di superficialità. Il fatto è che questi individui sanno rendersi accattivanti, splendidi e molto astutamente innocui. Sanno come si può sembrare innocui e come acquisire fiducia da parte degli altri, senza contare che i narcisisti nella loro furbizia sanno restare a galla e come i virus a farsi mutanti, quello che io definisco il narcisista del terzo tipo o del nuovo tipo, che è un narcisista acculturato sui temi del narcisismo e sa quindi come meglio presentarsi per ingannare sulla propria natura, su chi egli sia veramente. Quindi, se vuoi sconfiggere un narcisista, devi imparare prima di tutto a prendere tutti, ma proprio tutti, con le dovute pinze e sapere soppesare bene le persone con cui interagisci, a partire da quelle che ti ispirano, proprio da quelle che ti ispirano fiducia. Aspetta a dirti sicura o sicuro. E qui devi giocare di vantaggio con il primo punto importante, che è proprio quello di fare come fanno i combattenti, ovvero mostrarti tu per prima o per primo innocua e innocuo. In questo modo il narcisista abbasserà più in fretta la guardia, presentandosi più velocemente, insomma, per quello che è realmente. E per accelerare la caduta della sua maschera, non parlare di narcisismo. E aspetta che sia lui a fare i suoi primi passi falsi. Quando lui comincerà ad abbassare la maschera, continua ad ignorare quale sia la sua vera natura. Mostrati cioè tranquilla e accondiscendente, accogliente. In pratica fai sempre buon viso e, per così dire, cattivo gioco, quindi non mostrarti contrariata, tieni sempre presente che questo è quello che una personalità di questo tipo, ovvero narcisistica, si aspetta da te, che sia tu a perdere la pazienza e a mostrarti contrariata e in qualche modo ferita od oltraggiata.
No, statene sempre per le tue, anzi, proprio quando lui si aspetta che tu reagisca in qualche modo, tu sorridi, sorridi e sorridi sempre. Non hai idea di quanto questo mandi in tilt un narcisista, come gli scombini tutte le carte del gioco, perché non si aspetta certamente il tuo sorriso, ma di vederti ferita. E quindi mantieni sempre la calma, sempre. Questo è fondamentale perché la prima cosa che vuole vedere in te un narcisista, un manipolatore affettivo maligno, specie in amore e specie dopo la prima sua fase magnifica del love bombing, cioè quando questa fase sarà svanita, quella fase in cui lui si dimostrerà con te uno squisito corteggiatore sempre a disposizione, una specie di principe azzurro, ma poi da quella che io definisco fase presvalutativa di passaggio e di stallo di sospensione, il narcisista comincerà ad aspettarti al varco, attendendo che tu faccia dei passi falsi, ragione per cui non devi mostrarti né ferita né turbata in alcun modo e mai. E questo è veramente importante. Poi, per tanti altri modi di sconfiggere il narcisista, ti invito a seguire gli altri video, ce ne sono veramente tantissimi. Uno, tra l'altro, ha questo stesso titolo di questo video e tantissimi altri, veramente migliaia di video sul canale Tu ed io Narcisismo e Amore sulla contromanipolazione, come gestire e trattare un narcisista con i comportamenti, con la modalità comunicativa che anche questi hanno fatto a scuola. Sempre felicissima di leggerti, di averti naturalmente tra noi, sapere anche come stai, di confrontarci sulle diverse esperienze e di rispondere alle tue domande. Ci sentiamo presto, ti abbraccio forte. Ciao, ciao, ciao.